E buongiorno cercatori d'oro, benvenuti nel mio canale se siete nuovi e bentornati invece se siete miei amici da tempo. In questa nuova avventura andiamo ad affrontare una sfida importante. Infatti nello scorso episodio abbiamo trovato, io e Luca, una grande pepita d'oro ed è stata un'enorme soddisfazione. Forse siamo di fronte alla pepita d'oro più grande della stagione aurifera 2021? Ecco, in questa avventura scopriremo se nella località in cui la scorsa volta abbiamo trovato quella pepita ve ne fossero delle altre. L'obiettivo di questa avventura è quello di andare a comprendere se ci fossero altre pepite d'oro nelle fessure dove abbiamo trovato la grande pepita d'oro della scorsa avventura. Questa pepita d'oro l'abbiamo pesata, purtroppo non ha battuto il mio record stabilito nella stagione aurifera 2020, ma comunque ci ha dato grandi soddisfazioni. Infatti questa pepita d'oro ci racconta una storia geologica molto interessante. All'interno, una volta visionata in microscopio a 10-20 ingrandimenti, si nota come il metallo prezioso sia disposto secondo delle vene parallele tra di loro e molto sottili, alternate a livelli composti da quarzo probabilmente in natura idrotermale, lattiginoso. Si dice quarzo lattiginoso quando contiene al proprio interno tendenzialmente dei fluidi, alle volte acquosi, alle volte gassosi, che vengono intrappolati durante la cristallizzazione del quarzo. Perché è così importante questa scoperta? In quanto ci fornisce informazioni sulla potenziale giacimentologia, cioè su dove questo oro potrebbe arrivare. Ci trovassimo in Australia, questa pepita d'oro sarebbe afferente al cosiddetto reef gold, cioè il metallo prezioso derivanti da vene composte principalmente da oro nativo e ganga quarzosa. E se visionassimo assieme delle riprese più ravvicinate a 10-20 ingrandimenti della pepita ritrovata, vedete come c'è solo oro e quarzo. Questo ci fornisce importanti indicazioni su come potrebbe essersi originato l'oro al Pickerton Creek. In poche parole, io mi aspetterei di trovare quindi a monte delle vene composte da quarzo e oro nativo, il quale amplifica notevolmente la potenzialità di ritrovamento dal punto di vista collezionistico. Voi vi chiederete perché questa scoperta è così importante. Trovare potenzialmente a monte delle vene composte da quarzo, ma soprattutto con la conferma che all'interno vi possa già essere dell'oro nativo libero, ragazzi, potrebbe essere un jackpot nel momento in cui trovassimo veramente la fonte dell'oro primario, cioè il giacimento. Ragazzi del giorno, ho quasi terminato di colmare il cabasso di sedimento potenzialmente aurifero. Ho deciso di fare un piatto di prospezione di quel sedimento, sperando di trovarci qualcosa in maniera tale da comprendere quanto oro
magari ho accumulato nel cavasso. Voglio farvi vedere il risultato perché è molto promettente. Molto molto bella. È più una pagliuzza che una pepitina, non peserà molto. Però è interessante. Chissà quanto ce n'è in cabasso. Quando iniziano a uscire le pagliuzze d'oro in questo contesto, ragazzi, è molto interessante. Già abbiamo trovato quella pepita d'oro la scorsa volta, ma di oro ce n'è ancora, sembrerebbe. Speriamo che vi possano essere pepite più grosse, ma nel momento in cui ci fosse l'oro più piccolo, non lo si abbandona sicuramente. Luca ha trovato veramente una bella pepita, ci dirà poi il peso, ma sappiate che è molto molto grande. Penso si sente già a mano. Questa si chiama picker in inglese perché si riesce a prendere con le dita. E inoltre i picker di solito una volta lasciate nel piatto fanno rumore. Luca sta pulendo questa fessura, la quale contiene dei sedimenti, abbiamo visto auriferi in quanto ho trovato molto oro all'interno, e soprattutto andrà a lavare tutti questi sedimenti al piatto qua a fianco. Anch'io stamattina ho trovato dell'oro, come vi ho fatto vedere, come abbiamo già appurato, quindi questa località dove abbiamo trovato la scorsa volta la pepita da quasi 1 grammo è una località aurifera. Non più potenzialmente aurifera, bensì aurifera. Anche perché mediamente abbiamo trovato in 2 sessioni di ricerca più di 1,5 grammi a questo punto, perché 1 grammo quadra pipita scorsa e oggi siamo già a diversi decimi di grammo. Proseguiamo i lavori, speriamo che migliori di tenore, cioè la concentrazione. In ogni caso staremo a vedere, siamo già molto soddisfatti. Il Pickerton Creek si riconferma un rio in questa stagione aurifera 2021 molto interessante e promettente.
Come in ogni puntata che si rispetti, voglio parlarvi di alcuni degli strumenti che utilizziamo in questo tipo di ricerca. In particolare Luca sta utilizzando questa pala della marca Fisker modificata, come dopo vi farò vedere, per grattare il sedimento che è rimasto intrappolato in queste fessure. Inoltre è una pala che si può allungare a richiesta. Ha tolto e rimosso gli angoli per permettere a questa punta della pala di scavare adeguatamente il sedimento. Vi lascio in descrizione qua sotto il link nel caso in cui voleste anche voi procurarvi uno strumento simile. Sappiate che comunque è uno strumento molto interessante, perché dal punto di vista operativo lavorare nelle fessure con uno strumento del genere è molto interessante. Non è indispensabile, perché quando si lavorano le fessure, come già avete visto in altri contesti, di solito si utilizzano degli altri strumenti come una sestola e degli scovolini, soprattutto in quegli anfratti più angusti. Però non sempre si ha a che fare con fessure così particolari e tendenzialmente invece si deve spostare molto sedimento per riuscire ad arrivare a quelle fessure. Ecco, questo strumento secondo me è indispensabile in queste situazioni, affiancato a un altro che vi parlerò subito dopo. E mi sto riferendo al piccone di Luca. In questo contesto un piccone che arriva direttamente dall'Australia, un piccone con manico rinforzato. Da una parte, come potete osservare, c'è una punta che è veramente utile per spaccare le fessure e di conseguenza liberare il sedimento intrappolato, e dall'altra invece vi è la consueta porzione per scavare il sedimento e per spostare, diciamo, anche massi di modeste dimensioni. Un piccone di questo genere si può utilizzare anche come leva, quindi può sostituire in alcuni casi il palanchino. Ha molte potenzialità in quanto potete da una parte scavare il sedimento, mentre dall'altra, quella punta, rimuovere dei ciottoli che sostanzialmente vi danno fastidio durante lo scavo. Vedete come con pochi strumenti, tendenzialmente di altri ambiti, come ad esempio legati all'edilizia, piuttosto che al settore minerario, piuttosto che legato al bricolage o al giardinaggio, possono diventare utili in un contesto di ricerca di minerali pesanti, tra cui ad esempio l'oro. Ragazzi, mi duole dirlo, ma siamo arrivati anche al termine di questa avventura. Il Pickerton Creek si è riconfermato un rio aurifero anche questa volta, continua a darci soddisfazioni e le nostre collezioni continuano ad aumentare in quantità e anche in bellezza dei campioni. Le fessure aurifere che la scorsa volta ci hanno provvisto la pepita da quasi 1 grammo ci hanno fornito di nuovo diversi decimi in piccole pepitine e granuli che andremo a vedere ancora successivamente al microscopio per osservare nel caso in cui si confermasse, come dicevo all'inizio del video, la presenza di quarzo idrotermale, il quale sarebbe un importante indicatore giacimentologico di queste pepite e ci fornirebbe informazioni interessanti per i prossimi sviluppi che vedremo nel corso delle prossime avventure.
Quindi mi raccomando ragazzi, se ve lo foste persi il video di mercoledì scorso in cui io e Luca abbiamo trovato la pepita e in sostanza in laboratorio l'ho pesata e poi ho fatto ancora delle analisi per quanto riguarda ad esempio la visione a microscopio, vi lascio il video qua sopra in dettaglio, lo trovate comunque qua sul canale. E noi ci vediamo nel video di mercoledì prossimo, mi raccomando di esserci, uscirà alle ore 11 e l'argomento ragazzi non ve lo spoilerò ma sarà molto interessante, ci sposteremo a lavorare in laboratorio. E questo è tutto a Pickerton Creek, da me e Luca, vi salutiamo, vi rimandiamo ai prossimi video, mi raccomando di iscrivervi al canale ancora se non l'avete fatto e ci vediamo alla prossima, ciao ragazzi!